La crema di Santa Fina è il gelato nostro più famoso. Cos'è questa crema di Santa Fina? Questa crema di Santa Fina è una crema all'uovo, come vedete qui, ma principalmente il suo ingrediente caratterizzante è questo meraviglioso oro. Questo si chiama l'oro di San Gimignano, è uno zafferano, è forse lo zafferano più antico e conosciuto che c'è in Italia. Questa crema l'ho fatta perché già in questo luogo dove ci troviamo adesso e tutte le torri, la piazza, i palazzi qui di San Gimignano sono stati pagati direttamente con lo zafferano o con i soldi ricavati dallo zafferano. Quindi entra nella nostra storia, nella nostra cultura e io volevo far parte di questa cultura. Nel 1997 sono riuscito a creare per la prima volta una crema che mi soddisfacesse con questa spezia, perché questa è una spezia insomma abbastanza complicata e allora trovare il giusto equilibrio fra il gusto eccetera non è stato facile, ma un giorno sono riuscito. Era una domenica, era una festa, la festa del santo patrono di San Gimignano, appunto Santa Fina, e come ogni anno avrei dovuto servire il gelato per tutti i prelati dei dintorni che arrivavano ed il vescovo, e tutte le volte dovevo portare sempre stracciatella e cioccolato. E perché? Perché Don Grassini, che era il prelato di San Gimignano, amava la stracciatella e il cioccolato, quindi sapevo quantomeno di accontentare una persona. Ma questo giorno decido di portare questa nuova creazione e con grande soddisfazione tutti mi ringraziano per la bontà. Il vescovo mi chiede: ma come si chiama questo gelato che ci ha portato? Ho detto: guardi, mi dispiace, l'ho appena inventato e non ho avuto modo ancora di pensarci, non ho idea di come chiamarlo. Guardi, mi dice, si sbrighi perché fra poco passerò dalla sua gelateria, vorrò benedire questo buonissimo gelato e vorrò anche dargli un nome. Il vescovo è arrivato praticamente all'improvviso, arriva sulla porta e dice: allora come lo si chiama questo gelato? E io da gran ruffiano ho detto: lo chiamiamo crema di Santa Fina. Ecco di che cosa ho bisogno per la crema di Santa Fina. Cominciamo dal nostro meraviglioso latte, la buona panna, le uova, la vaniglia, pizzico di sale perché ci vuole sempre. Poi andremo ad aggiungere il nostro latte in polvere, il nostro saccarosio, dell'addensante, ma questa volta molto meno, e del destrosio. Quando inizierà a riscaldare aggiungeremo anche un po' di scorza di limone e dei chicchi di caffè per smorzare un po' il gusto del torlo d'uovo. Adesso iniziamo ad aprire le nostre uova e a separare il bianco dal torlo. Quante ne abbiamo bisogno? Beh, io direi ogni chilo di gelato abbiamo bisogno di 3 uova. Ora andremo a pesare il latte perché ricordo che tutti i gelati vanno pastorizzati. Ecco, perfetto. Adesso andremo ad aggiungere la panna. Un pochettino di panna perché non ho messo tante uova. In realtà la vera crema ha molta poca panna, molte più uova perché queste contengono molti grassi. Ma in questo caso le uova non sono tantissime, non deve prevalicare, quindi ci aggiungo anche un bel po' della panna fresca. Ora andremo ad aggiungere i nostri torli d'uovo. Benissimo. Un'altra cosa importante da fare è miscelare bene i nostri addensanti con lo zucchero. Gli addensanti possono creare dei grumi, ma se si miscelano bene con lo zucchero non succede, poi vanno versati piano piano. Ho detto che ho qui anche degli addensanti, però in maniera minore, perché l'uovo già di per sé, con le sue proteine, riesce a svolgere un lavoro che fanno di solito gli addensanti. Ma prima di questo devo mettere dentro, visto che è ancora abbastanza fredda, aggiungerò il mio latte in polvere. Il latte in polvere va sempre messo prima dei 30 gradi perché anche qui si evita di fare dei grumi. Poi sui 40 gradi inizierò a mettere gli zuccheri con l'addensante, lo zafferano. Dovrò aspettare che si arrivi a 85 gradi, il punto giusto di pastorizzazione. Io tasto piano piano la parete
della mia pentola per sapere se abbiamo raggiunto la temperatura giusta per mettere il nostro zucchero, ma non mi posso dimenticare di una cosa: il nostro sale. È il sale della vita, ma è anche il sale delle creme. Una crema senza sale, anche un gelato senza sale, insomma, perde un po' di gusto. Il sale aiuta a esaltare tutti i sapori. Eccoci, ne aggiungiamo un pizzico. La temperatura ci siamo, perché ho sentito benissimo esternamente. Adesso comincerò ad aggiungere il saccarosio con l'addensante. Adesso vado ad aggiungere l'ultimo zucchero, destrosio. Tutte e due hanno delle qualità particolari. Intanto il saccarosio mi aiuta moltissimo a portare la dolcezza e quindi a esaltare questa crema, e il destrosio invece mi aiuta ad abbassare il punto di congelamento, e questo è importantissimo, è vitale per il gelato. Senza questo destrosio io troverei un gelato freddo a meno 12, meno 13 per esempio nella mia vetrina. Invece il destrosio mi abbatte questo punto di congelamento e fa sì che questo gelato resti ancora caldo, fra virgolette, sul palato. Poi c'è da dire che il destrosio ha più o meno il 30% meno di dolcezza del saccarosio, quindi non rischio di avere un gelato eccessivamente dolce. Non mi ricordo se prima l'avevo detto, ma importante era ovviamente anche metterci le bacche di vaniglia. Ora qui me le sono già pulite poc'anzi, ce le metto la giusta quantità. È un aroma molto importante, ma non è l'aroma principale. Questo aroma qui mi aiuta senz'altro a far esaltare il nostro zafferano. Se ne mettessi troppo, coprirebbe un po' troppo questo aroma. Vediamo a che punto siamo con la nostra temperatura, perché è importante, sale rapidamente. A questo punto possiamo aggiungere un po' di limone, proprio 1 o 2, guardate, slide di limone e qualche chicco di caffè. Questi mi possono in qualche maniera coprire la parte aromatica dell'uovo che non è troppo gradita. Adesso ricontrolliamo la temperatura, perché penso di essere abbastanza vicino. Ricordo che lo zafferano va aggiunto solo a temperatura raggiunta degli 85 gradi, non prima. Lui tanto avrà modo, nel momento che si fa riposare questa crema, quindi ho detto alle 4 ore, di sprigionare tutto il suo aroma, il suo profumo e diffonderlo in tutta la crema. Adesso siamo veramente vicini. 85, perfetto. Adesso tocca al re, lo zafferano di San Gimignano. Zafferano DOP. Quante se ne mette? Diciamo quanto basta, perché questa è una spezia che bisogna imparare a conoscerla per dosarla molto bene. A pesarla giusto è molto complicato, ma con l'esperienza poi si capisce più o meno la quantità che viene usata ogni volta. Eccoci. Ora gli diamo un'altra bella mescolata e poi lo lasciamo riposare. Temperatura è giusta. Adesso andiamo a colare la nostra crema. Dobbiamo intrattenere i chicchi di caffè, sostanzialmente poi le scorze di limone. Adesso andiamo a mantecare. Prendiamo una bella marisa, perché non vogliamo lasciare niente. Troppo preziosa questa crema. Lo zafferano è la spezia più cara al mondo, quindi è veramente oro e noi siamo orgogliosi e fieri di valorizzarla. Sono passati 7-8 minuti, la nostra crema è pronta, adesso andiamo a estrarla. La nostra crema di Santa Fina è pronta, che andrà arricchita però con altri ingredienti territoriali. Qui abbiamo degli ottimi pinoli di Pisa pralinati, i nostri pinoli pralinati, che vuol dire che è una via di mezzo fra sabbiati e caramellati. E poi mi piace aggiungere anche i pinoli a crudo, sempre di Pisa ovviamente, perché sono i pinoli migliori che possiamo trovare. E ora andiamo a rifare un ulteriore strato della nostra crema.
Ecco, l'ultimo tocco alla nostra stupenda crema di Santafina. È la crema nostra più famosa al mondo e io ne sono orgogliosissimo. Il nostro orgoglio di tutti. Però prima di andare via ho proprio voglia di assaggiarmelo un po'. Buona Santafina a tutti! Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, Mondo di Accademia.tv ti aspetta.